Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Felicissimi come non mai per la vittoria del Napoli ieri in Scozia contro i Rangers. Prima di parlare della partita e entrare nei dettagli, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche se non l'avete già fatto, così restate aggiornati sui contenuti. E se questo video vi piace, lasciate un like che è sempre ben accetto. Allora, il Napoli ieri, io l'ho detto 3-4 giorni fa, era una partita talmente difficile come trasferta che avevo paura di lasciare addirittura i 3 punti. E invece si è rivelata difficile perché come è iniziata la partita lo stadio era caldissimo, in un'atmosfera dopo la morte della regina, c'erano tanti fattori che potevano portare a deconcentrarsi e fare una prestazione sotto le aspettative. E invece il Napoli, dal mio punto di vista, inaspettatamente fa una gara che è quasi bella quanto quella con il Liverpool. Con il Liverpool è bella in un'altra maniera perché hai aggredito una squadra e l'hai completamente annientata. Invece contro i Rangers hai dovuto aspettare, soffrire soprattutto il primo tempo per poi aprire la partita e portarla a casa facendo valere il livello tecnico diverso tra noi e la squadra scozzese, perché c'è un abisso a livello tecnico tra il Napoli e i Rangers. Comunque il Napoli nei primi 45 minuti viene aggredito su tutte le linee di passaggio e raddoppiato su qualsiasi marcatura. Addirittura i Rangers si portavano, quando dovevamo impostare dal basso su un rinvio di Meret, si portavano al limite dell'area, costringendo il portiere napoletano a rinviare a centrocampo. È stato così tutto il primo tempo e a livello di ritmo e agonismo una partita fuori dal normale. Infatti, non so voi, ma io aspettavo il momento che fisicamente i Rangers calassero e il Napoli uscisse fuori con le triangolazioni, i passaggi e il gioco al quale ci ha sempre abituato. E infatti, il secondo tempo, dopo 5-6 minuti, la prima decina di minuti, il Napoli esce fuori e si procura il primo calcio di rigore con Simeone lanciato a rete. Purtroppo questo calcio di rigore viene sbagliato da Zielinski la prima volta e ribadito in rete da Politano, ma viene ripetuta la battuta perché Politano era entrato già in aria prima che Zielinski toccasse il pallone, così come il portiere dei Rangers si era mosso prima che Politano calciasse. Quindi grandissima chiamata al VAR e grandissima direzione dell'arbitro che ha fatto ripetere il calcio di rigore. Ripete il calcio di rigore e cosa succede? Che Zelinski tira lo stesso rigore che ha sbagliato 2 minuti prima. Uguale, e sbagliamo anche il secondo. Secondo me questo episodio avrebbe tagliato le gambe a un bel po' di squadre. Almeno io credo che sia così. Il Napoli invece dopo il doppio rigore sbagliato continua a macinare gioco e continua a costringere i Rangers nella propria area di rigore, anche favorito da- dal calo fisico della squadra scozzese. Però esce sull'auto di destra una palla all'indietro che Kvaratskhelia tira e colpisce la mano del giocatore dei Rangers e si crea il terzo calcio di rigore in pochi minuti. Non va Zielinski ovviamente dopo il doppio errore, va Politano che è freddissimo, la insacca e il Napoli si porta sull'1-0 e in superiorità numerica per l'espulsione del calciatore che ha fatto il fallo di mano per doppia ammonizione. Quindi dopo l'1-0 completamente in gestione, il Napoli esce fuori e comincia il calcio champagne. Entrano dalla panchina, entrano Ndombele, Raspadori, entra Elmas, lo stesso Zerbin e il Napoli comincia a fare triangolazioni a un solo tocco ed è così che arriva il 2-0. Calcio spettacolo, Ndombele per Olivera, Olivera Raspadori che la mette all'angolino e chiudiamo la partita 2-0. Questo Napoli ha tanta fame, l'abbiamo visto in tutte le partite e infatti non si ferma. Anguissà recupera un pallone sui 30 metri, scende sull'auto di destra e la mette dietro e al rimorchio arriva Ndombele che fa il primo gol a Napoli. Quindi in partita ufficiale ovviamente.
Quindi una serata perfetta. Raspadori che segna il suo primo gol in Champions, Dombele che si sblocca facendo 15 minuti, quegli ultimi 15 minuti anche di alto livello. Abbiamo detto già nei video precedenti, alla partita con lo Spezia, l'ho già detto, Dombele è fuori condizione, non ha 60 minuti nemmeno, quindi deve essere usato a partite in corso e una mezz'ora al massimo per fargli prendere fiducia e minutaggio, perché secondo me è un grande calciatore. Detto questo, le partite, questo tipo di partite, anche quella con lo Spezia, che abbiamo giocato in Serie A l'anno scorso, o prendevi un punto o le perdevi. La differenza del Napoli di quest'anno è che queste partite riesce anche a vincerle. Sarà perché forse è calata l'età media e c'è, come posso dire, un tantino più di spensieratezza e certi fattori tipo il fattore campo, sei fuori casa, lo stadio pieno di tifosi avversari, forse non lo senti o lo senti di meno. Quindi te ne freghi, tra virgolette, e giochi comunque il tuo calcio. Questo è veramente un punto in più rispetto al Napoli dell'anno scorso, che qualche partita sentita l'ha steccata. Dobbiamo solo vedere cosa succederà in Milan-Napoli, perché c'è lo scontro al vertice domenica, sperando che il Napoli riesca a recuperare tutte le energie psicofisiche per poter affrontare questa partita al meglio. Il Milan ieri ha vinto agilmente sulla Dinamo Zagabria, che non è i Rangers secondo me, e il Napoli ha speso quel tantino in più, però ci sono un po' di giorni per recuperare e speriamo di arrivare mentalmente freschi prima che fisicamente ad affrontare il Milan, che in Italia è la squadra da battere. Ragazzi, contentissimo per il Napoli, 6 punti nel girone, 7 gol fatti e 1 subito, più 6 di differenza reti. A 6 punti da soli, con Ajax e Liverpool che devono inseguire. La partita fondamentale diventa quella con gli olandesi al Maradona. Dobbiamo fare 3 punti contro gli olandesi al Maradona e andarci a giocare le 2 trasferte cercando di tenere botta. Speriamo di riuscirci, perché passare questo girone di Champions League sarebbe gratificante prima per tutta la squadra, i nuovi acquisti, e per Spalletti stesso, che è riuscito a plasmare un Napoli in poco tempo, perché dobbiamo dirlo, Spalletti ha avuto un mese con tutta la squadra a disposizione e alla fine forse meno di un mese, ha un mesetto con tutta la squadra a disposizione, quindi dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare. Grande Spalletti e un grandissimo Napoli. Siamo contentissimi di guidare questo girone e aspettiamo con ansia la partita con il Milan. Ragazzi, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti. Sempre Forza Napoli e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!